Ok. Ecco, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo Sabrina Scarpati, referente commerciale di Syndiag e community leader di Femtech Italy, e Monica Cerruti. Buongiorno a tutte e tutti, anche a me fa molto piacere essere qui con Sabrina. Io invece ho tanti ruoli in questa situazione, sono ambassador di Women in AI Italy, questa community che poi man mano imparerete a conoscerli, e sono attiva su diversi ambiti dell'AI con un'attenzione proprio all'AI, l'etica e l'inclusione. Ma ne parleremo. Esatto. L'obiettivo della conversazione di oggi è anche fare un po' di divulgazione, quindi parto da una domanda che potrà sembrare banale. Monica, perché quando parliamo di AI sentiamo spesso parlare anche di dati? Allora, noi parliamo di AI e dati perché l'intelligenza artificiale si nutre di dati. Questa nostra iniziativa di Women in AI Italy è un'iniziativa proprio che si svolge all'ora di pranzo, sono i nostri pranzi virtuali, e proprio perché insomma siamo a quest'ora possiamo dire che la stessa AI si nutre di dati che sono la base di tutto ciò che costruisce, progetta, disegna. Sono dati del passato, sono dati del presente e vengono proiettati nel futuro. E questo è l'aspetto che per noi è assolutamente dirimente, per noi come Women in AI Italy, nel senso che questi dati, per quanto riguarda le differenze e in particolare le diseguaglianze legate ai generi, sono dati che fotografano la realtà, una realtà che purtroppo vede questi divari ancora molto pesanti. E quindi ci interroghiamo su come questi dati in realtà possono andare a costruire il futuro mantenendo queste differenze, e addirittura ciò che ci preoccupa, su questo quindi vogliamo creare consapevolezza, discussione, che addirittura quindi queste differenze le possa amplificare. E quindi il tema è proprio quello di capire come lavorare insieme a un'intelligenza invece artificiale che sia inclusiva, che guardi al futuro, provando addirittura a cambiare, no? Quindi a ribaltare la situazione, cioè a far sì che invece le differenze, non detto in modo retorico, divengano ricchezze, e soprattutto quindi si riequilibrino insomma, tutto ciò che è anche discriminazione. E questo, per esempio, e quindi io passo la parola a te, Sabrina, capita nell'ambito della salute, della sanità, e quindi a una persona che si occupa di Femtech, cosa può voler dire? Allora, partiamo spiegando cos'è il Femtech. Parliamo di innovazione e tecnologia dedicata alla salute femminile. Solitamente quando parliamo di salute femminile pensiamo all'ambito riproduttivo, e questo è sicuramente una parte della salute femminile, quella che le condizioni di salute che riguardano esclusivamente le donne. E qui, se parliamo di dati, si parla principalmente di data desert per la mancanza di studi e di approfondimenti sia dal punto di vista diagnostico che medicale, in termini farmaceutici anche. Mi viene in mente il dato appunto dell'ultimo, non parliamo di cose accadute negli anni 50, parliamo dell'ultimo budget R&D del 2024, che vede il budget dedicato a questo tipo di condizioni di salute solo dell'1% del totale. E qui parliamo di condizioni come la menopausa o l'endometriosi, che impattano su la maggior parte, se non la totalità delle donne, come nel caso della menopausa. Poi abbiamo le condizioni di salute che impattano in percentuale diversa le donne rispetto agli uomini. Qui mi viene in mente l'emicrania piuttosto che l'asma. E qui abbiamo quello che invece si chiama il data gap, cioè abbiamo magari una popolazione su cui sono stati fatti studi che composta sia da uomini che da donne, ma la rilevanza rispetto appunto all'impatto percentuale è sproporzionata a sfavore delle donne, quindi noi abbiamo comunque questi studi più donne che uomini.
e qui di nuovo con minore capacità diagnostica e possibilità di trovare soluzioni anche farmacologiche. E infine abbiamo l'ultimo ambito di salute che sono le condizioni di salute che si esplicano in modo diverso nelle donne rispetto che agli uomini, e qui oltre alla famosissima le famose malattie cardiovascolari mi vengono in mente anche le malattie autoimmuni, che hanno sia la percentuale maggiore di donne che manifestazioni diverse, piuttosto che sempre di nuovo l'asma, dove i fattori ormonali hanno un impatto completamente diverso. Per gli uomini sono protettivi, per le donne invece sono infiammatori e quindi sarebbero da studiare completamente in modo diverso. Qui abbiamo i data bias, perché di nuovo le donne incluse negli studi clinici in percentuale minore, dopo ne parleremo anche delle cause, fanno sì che i farmaci e le diagnostiche vengano fatte su diciamo, un modello di corpo umano che è quello maschile, senza tener conto delle differenze biologiche, ormonali e di struttura, ecco, del corpo femminile. E quindi avendo in questo modo un po' delineato quelli che sono i temi dei dati connessi alla tecnologia, al femtech e al mondo della salute, e quindi collegando anche il fatto che la parità si basa su quella che è anche la parità di salute, di possibilità di stare bene, quello che si chiama il gender health gap. Chiedo anche a te, Monica, quali sono invece dal tuo punto di vista le prospettive per cui l'AI può contribuire alla parità di genere, oltre questo del colmare i gap di salute che ci sono? Certo, ma emerge da quello che abbiamo detto che l'AI, a seconda che la vogliamo dire in italiano o in inglese, cioè, ha in questo momento un ruolo fondamentale, nel senso che da una parte, e poi da tutto quello che hai detto tu sui dati, da quello a cui ho accennato io, ma molto rapidamente, proprio perché poi potremmo fare tanti esempi e ne parleremo nei prossimi pranzi virtuali, sul tema per esempio dell'HR, no? Nella ricerca personale, piuttosto che in quello che può essere anche tutto ciò che riguarda dati che per esempio vengono elaborati dalle banche, no? Per la concessione di prestiti, cioè tutto ciò che è attualmente l'AI può essere, e lo sarà sempre di più, un soggetto, non a caso lo dico perché poi spesso diciamo AI è uno strumento, sì, però ormai è diventata una infrastruttura cognitiva, no? Che utilizza questi dati. Questi dati sono fortemente sbilanciati, a partire da quello che Sabrina ha appena detto in ambito medico, e quindi in realtà non è l'AI che ha creato, che sta creando queste diseguaglianze. Però il problema è che le può appunto riprendere, conservare, ampliare. E quindi, e però nello stesso tempo potrebbe invece ribilanciare. E allora noi abbiamo un compito, dico noi, come community importantissimo, ed è un po' quello che è anche il senso di questi pranzi virtuali, diffondere questa sensibilità, questa consapevolezza del momento importantissimo che stiamo vivendo, proprio perché abbiamo davanti, come dire, una situazione in cui la forbice può allargare o possiamo invece provare a restringerla. E quindi noi dobbiamo provare a far sì che le persone lo sappiano, e devo dire che se usciamo da determinati contesti, forse, e magari ne discuteremo ancora, questa consapevolezza non è così diffusa, perché si ragiona sullo strumento, si ragiona sui prompt, si ragiona sulle AI che va velocemente, però va velocemente, ma cosa sta facendo nella nostra società? E quindi non si tratta di avere un atteggiamento anche sulla parità di genere soltanto allarmistico, no? Quindi dire distrugge posti di lavoro è probabile, ma probabilmente ne crea altri, bisogna essere aggiornati, però bisogna anche pensare al fatto che l'AI potrebbe costituire un elemento di, come dire,
non dico di svolta, ma magari sì, nell'ambito appunto della creazione di benessere. È chiaro che in un momento in cui ragioniamo sulle armi, su come viene utilizzata, in certi momenti siamo un pochino scoraggiate, direi. Però forse proprio per questo, in un lavoro di base che possiamo fare, quindi anche il nostro senso è quello proprio di coinvolgerci tutte, no? Al di là dei grandi nomi che magari sono già conosciuti, ma proprio con una diffusione capillare, no? Di base, dal basso, detto in modo retorico, ma non tanto, provare effettivamente a contrastare sia la narrazione, sia proprio quello che può essere l'impatto, proprio perché un po' utopicamente possiamo immaginare che con una consapevolezza diffusa riusciamo effettivamente a costruire qualcosa di buono per noi e per le generazioni che ci seguiranno. Quindi, detto questo, anche in termini un po' anche per certi aspetti enfatici, però io credo molto in questa nostra opportunità e quindi anche nella nostra community che può mettere insieme persone molto diverse fra loro, che magari non sono i nomi più, diciamo, gettonati, che poi sono anche pochi, spesso uomini, ma in realtà noi abbiamo diciamo, la possibilità di farci conoscere, ma soprattutto io credo di portare avanti i nostri valori. E quindi ripasso la palla a te, Sabrina, proprio con una ultima considerazione, quindi su questi dati e su questa, quella che può essere l'oggettività, ma anche la soggettività, perché noi siamo di fronte a tante contraddizioni. Non a caso prima citavo il tema delle armi, ma l'AI usata nella medicina che invece può essere assolutamente positiva. Siamo in un momento in cui appunto è tutto, non è bianco-nero, ma purtroppo è grigio, e quindi dobbiamo però provare a, come dire, a districarci in queste contraddizioni e provare invece a guardare avanti in positivo. E vorrei a questo punto portare un ulteriore livello, diciamo, nella descrizione che ho fatto prima dei diversi data desert, data gap e data bias, perché si può pensare probabilmente da quello che ho detto, comunque parlando di dati si pensa di solito appunto alla quantità, che sia un tema legato appunto al fatto che le donne siano state escluse, quindi io in percentuale ho meno donne o non ho donne. Ma c'è anche un tema invece un pochino più sottile, un pochino più qualitativo, riguardante proprio il nostro ambiente culturale, quando pensiamo a come gli stereotipi di genere hanno influenzato la ricerca scientifica, per esempio, quindi perché ci sono state sempre storicamente poche donne in questi studi. E qui ho letto di recente un bellissimo articolo che riprende questa pubblicazione scientifica di una dottoressa Shansky, che lavora in neuroscienze, che appunto dice, nella sua esperienza, nello studio sul cervello, le popolazioni di ratti femminili sono sempre state escluse perché convinti del fatto che gli ormoni e estrogeni influenzassero le attività delle varie aree del cervello. E questo è stato un dato di fatto, diciamo, una cosa che tutti consideravano così, effettiva. Peccato che quando si è andato più in profondità a fare studi su questa cosa, si è visto che non solo gli estrogeni, che quindi sono gli ormoni che la popolazione femminile ha nel ciclo estrale, non hanno impatto sulle aree del cervello determinate nei vari studi, ma anche che in realtà invece le popolazioni maschili di ratti lasciate senza la componente femminile sviluppavano altissime quantità di testosterone, quello sì che aveva un impatto sulle modifiche delle aree cerebrali. Quindi questo per dire, importante assolutamente valutare dal punto di vista scientifico tutti i fattori che possono influenzare la ricerca, importante farlo consapevoli di quelli che sono gli stereotipi interiorizzati che a volte portiamo, come dicevi tu prima, anche nel nostro lavoro quotidiano, in qualsiasi settore siamo e quindi anche quando abbiamo a che fare con l'AI. Tornando al discorso di come invece l'AI può supportare, l'esempio che facevi, che ovviamente è anche quello in cui io vivo tutti i giorni, cioè quello dell'AI a supporto della medicina, qui dobbiamo invece vedere il lato positivo di un supporto che può contare su migliaia di dati che non potranno mai comparare l'esperienza del medico in termini di, come dire, orizzontalità,
Ma in termini di verticalità invece potranno essere un grandissimo supporto, perché difficilmente anche un medico esperto, una ginecologa che fa parte di un centro di riferimento avrà visto nella sua carriera 10.000 casi di un tumore raro. Mentre invece quello può essere la cosa con cui abbiamo addestrato il nostro algoritmo a dare una descrizione oggettiva, un suggerimento diagnostico, e quindi da questo punto di vista io sono convinta che c'è una grande opportunità. Sì, allora direi che per oggi ci siamo confrontate e andremo avanti con i nostri pranzi virtuali. Io ho cercato un po' di dare un quadro generale e quindi anche un po' quali sono gli intenti della nostra community. Sabrina è scesa più nel dettaglio su dati e casi molto reali e pratici. Io credo che potremmo continuare in questo modo, no, con considerazioni di carattere etico, ma poi con il calare quello che sono appunto queste considerazioni in esperienze molto concrete e pratiche, proprio per far comprendere che stiamo parlando poi di questioni che vanno a influire sulla vita nostra, no? Di tutte e di tutti, no? Quindi non stiamo parlando dell'ambito scientifico, di nerd, di alcuni specialisti che poi a noi nella nostra vita normale non tocca, no? Insomma, occuparcene. E quindi io credo proprio che sia molto importante questa attività che stiamo provando a fare di creazione di consapevolezza, e ci rimandiamo quindi tutte e tutti al prossimo pranzo virtuale e speriamo di riuscire ad avere anche la possibilità di allargare la nostra community. Grazie e Grazie. Grazie. grazie.